La percezione del tempo è un tema di grandissimo interesse che ovviamente ha riguardato filosofi, psicologi, studiosi, ed è impossibile riassumere in poche battute quello che sappiamo sul tempo e quello soprattutto che non sappiamo sul tempo. Io organizzerei la mia breve chiacchierata da due punti di vista. Distinguerei tra gli approcci olistici e quelli sperimentali. Gli approcci olistici hanno trattato il tempo, o meglio la temporalità, come una dimensione costitutiva dell'esistenza umana e non hanno ovviamente preso in considerazione gli aspetti, se possiamo dire così, più scientifici, più empirici della percezione del tempo. Questo è stato l'arduo compito che si sono assunti invece gli approcci sperimentali sul tempo, molto controversi, orientati alla misurazione del tempo. Molti psicologi sperimentali, da Gibson a Fraisse, Vicario per esempio in Italia, hanno sostenuto che non esiste in senso stretto una percezione del tempo in quanto tale, ma che ciò che noi registriamo sono soltanto degli eventi ambientali che con i loro mutamenti, ad esempio nell'arco della giornata la luce varia, determinano un susseguirsi di eventi differenti gli uni dagli altri, che appunto danno luogo poi indirettamente alla percezione del tempo. Quindi non esisterebbe da questo punto di vista un vero e proprio senso del tempo, per usare un termine introdotto da Gabriele Buccola, grandissimo psicologo morto precocemente nell'Ottocento, nostro conterraneo, era siciliano, che è passato alla storia proprio per aver iniziato a indagare quello che lui chiamava il senso del tempo. Enunciò una legge che porta il suo nome, secondo cui il nostro giudizio temporale diventa tanto più impreciso quanto maggiore è la durata che noi dobbiamo stimare. Ed è proprio da questo punto di partenza che ho derivato alcune idee che ho elaborato in quello che ho definito il Mental Clock Model, che si ispira a precedenti teorici, per esempio agli studi di Treisman sull'attenzione o a quelli di Ornstein sulla memoria, e che parte da un presupposto, da un'ipotesi attenzionale. In situazioni nelle quali abbiamo un carico attenzionale maggiore perché stiamo svolgendo un compito che richiede particolare attenzione o un compito che attira il nostro interesse, si sviluppa una sorta appunto di sovraccarico attenzionale che fa rallentare il nostro mental clock. In situazioni opposte, in cui invece siamo relativamente meno carichi dal punto di vista attenzionale, siamo per esempio in una condizione di attesa o di riposo, il nostro mental clock tende ad accelerare. Cosa accade quando il nostro mental clock accelera? Accade che nel momento in cui lo confrontiamo col tempo ufficiale, che per definizione è costante, il tempo ufficiale sembra rallentare. Al contrario, quando il nostro mental clock rallenta, il tempo ufficiale sembra velocizzarsi. Quindi la nostra percezione temporale, secondo il mio modello, è indiretta, deriva non dal fatto che noi, per così dire, leggiamo direttamente il nostro orologio mentale, ma dal fatto che noi effettuiamo un confronto, una comparazione tra le informazioni, implicite che vengono dal nostro orologio mentale e quelle esplicite che vengono dal fatto di consultare, per esempio, l'orologio. Tutto questo sembra empiricamente, intuitivamente convincente, però da psicologo sperimentale
dovevo trovare delle evidenze, delle prove. In proposito ho condotto 2 esperimenti in collaborazione con altri colleghi. Uno riguarda la percezione musicale, la durata di un brano musicale, e l'altro invece la durata di opere pittoriche esposte attraverso il computer a dei soggetti. Per quanto riguarda l'esperimento con i brani musicali, abbiamo utilizzato un brano di Bach, le variazioni Goldberg, manipolato a 3 livelli di densità, in modo tale che il brano a più alto livello di densità fosse in qualche modo cognitivamente più impegnativo dal punto di vista dell'attenzione, il brano a bassa densità musicale fosse invece quello che impegna meno il carico attenzionale del soggetto, e il brano intermedio si colloca appunto a metà da questo punto di vista. Abbiamo testato dei soggetti all'oscuro degli scopi dell'esperimento, chiedendo loro di ascoltare questo brano nelle 3 condizioni, quindi alta, media, bassa densità musicale, e abbiamo poi rilevato la durata percepita del brano. Il brano durava circa 20 secondi, quindi i soggetti dovevano esprimere un giudizio temporale subito dopo averlo ascoltato. I risultati di questo esperimento confermano strettamente le ipotesi e le previsioni del Mental Clock Model, nel senso che il brano ad alta densità è stato sottostimato, quello a bassa densità è stato sovrastimato e una situazione intermedia si è verificata con quello a media densità. Questi risultati sono ovviamente statisticamente significativi. Per passare invece alla percezione visiva, abbiamo condotto un analogo esperimento in collaborazione col professore Vito Di Gesù del Dipartimento di Matematica, un collega con cui da anni svolgiamo delle ricerche interdisciplinari. I colleghi hanno classificato delle opere pittoriche, dei quadri sostanzialmente, in termini di complessità delle immagini attraverso degli algoritmi da loro sviluppati, e abbiamo così potuto costruire un set di opere pittoriche meno complesse dal punto di vista visivo, soprattutto opere pittoriche moderne con dei contenuti più schematici, meno ricchi di dettagli, e dei quadri classici rappresentanti scene di battaglie o altro, quindi con una dinamica contenutistica molto più complessa e oltretutto verificata appunto dall'analisi automatica delle immagini compiuta dai colleghi. Successivamente abbiamo esposto questi stimoli a dei soggetti, i quali dovevano, all'oscuro anch'essi dell'esperimento, degli scopi dell'esperimento, dovevano valutare vari aspetti di queste immagini, e poi noi introducevamo la domanda critica circa la durata dell'immagine. In questo caso il tempo di esposizione era di 60 secondi, e anche in questo caso abbiamo verificato che le opere i quadri più complessi, gli stimoli visivi più complessi venivano sottostimati dal punto di vista della loro durata temporale rispetto a quelli meno complessi, che invece venivano sovrastimati. Quindi le previsioni del Mental Clock Model possiamo considerarle verificate, rimanendo ovviamente aperte tutta una serie di altre questioni, per esempio che rapporto c'è tra percezione temporale e memoria temporale, quindi quando gli eventi si distanziano sempre di più da noi nel tempo e noi ne ricordiamo la durata, qual è il ruolo delle emozioni o delle differenze individuali. Vi è tanto ancora quindi da indagare, da scoprire, ma un piccolo test potete farlo subito chiedendovi se questa conversazione vi è sembrata breve o lunga. Nel primo caso significa che siete stati molto interessati e ha attirato la vostra attenzione, nell'altro caso significa che vi siete un po' annoiati e quindi il vostro mental clock è andato più veloce del previsto. Mi auguro che valga la prima possibilità. Vi ringrazio.